E ciao ragazzi, bentornati sul canale, come state? Spero che abbiate passato una buona settimana. Allora, oggi sono veramente euforico perché dopo lo scorso video vi siete iscritti in tanti e abbiamo raggiunto prima del previsto il traguardo a cui volevo arrivare entro questo mese, gli 800 iscritti. Quindi oggi doppio festeggiamento perché questo è novembre, come ben sapete, forse stiamo festeggiando l'anniversario del canale utilizzando soltanto Sciavetta al posto dei rasoi di sicurezza e festeggiamo anche gli 800 iscritti, quindi grazie mille a tutti quanti per esservi iscritti, grazie mille per vedere i miei video costantemente ogni giorno, per lasciare i commenti, per lasciare i like, sono sempre molto contento. Mi raccomando, continuate, facciamo così, i 900 iscritti li saltiamo, arriviamo direttamente a 1000 iscritti, se ci arriviamo entro la fine dell'anno non lo so, sbocciamo, facciamo qualcosa, sicuramente qualcosa lo facciamo, quindi mi raccomando continuate a iscrivervi e prima di cominciare di presentarvi tutto il set vi ricordo che come al solito novembre, Movember, qualcuno fa il no shave November, quindi non si rade, io continuerò a radermi, ma in ogni video di questo mese vi segnalerò in descrizione un link per effettuare delle donazioni per la ricerca contro i tumori agli uomini. Quindi novembre è il mese, come sapete, della prevenzione delle malattie maschili. Ecco, facciamo qualcosa di concreto, doniamo tutti quanti qualcosina alla ricerca per andare avanti. Viva la scienza, viva la medicina e abbasso le malattie. Vai, cominciamo. Allora, slogan un pochettino cringe, però ci sta, insomma, no? Uno quando ci sta. Ogni 100 iscritti, lo sapete, tiriamo fuori un nuovo Sciavette. Oggi lo Sciavette degli 800 iscritti sarà il Downy, rasoio veramente super economico che si è visto usare da tanti. Oggi finalmente lo utilizzerò io, ovviamente non è la prima volta che lo uso, mi ci sono un pochettino esercitato quest'estate quando me lo sono portato in vacanza. Effettivamente è un pochettino che non lo tocco, quindi spero di non scartavetrarmi, ok? Accompagneremo il passaggio della lama con un saponcino che è una vecchia gloria, ragazzi. Finalmente vediamo ritornare sul canale il mio adorato Gronliga Beard Off. C'è un aereo, vabbè, speriamo non si senta troppo. Il mio adorato Beard Off, che è fermo praticamente da un annetto, perché questo preferisco utilizzarlo quando c'è fresco. Oggi c'è fresco, come vedete sto anche con il maglioncino. Profumazione morbidissima, avvolgente, di sandalo, proprio una cosa che a me piace tanto. Sto sapone, ragazzi, è sottovalutatissimo. Io ogni tanto ve lo riporto perché ve lo devo portare all'attenzione. È un sapone veramente bello, che mi piace tanto, vegetale. Vi mostro l'Inci, prodotto in Svezia? Oddio, sì, mi pare di sì, in Svezia. Bello, ragazzi, bello, veramente niente da dire. Lo andremo a montare con il nostro caro pennello sintetico della DS Cosmetics, ma non mi perdo in altre parole e comincio ad inumidirmi il viso con acqua bella calda che ho preventivamente messo nella mia ciotola, così non dobbiamo stare ad aspettare mezz'ora che esca l'acqua calda e soprattutto non ne sprechiamo molta, perché bisogna stare attenti anche a risparmio, ragazzi. È giusto così, mica le pago io le bollette per ora, quindi poi mi mazzano se consumo troppo. Allora, vado a mettere giusto un goccettino di acqua, ripeto, calda, sulla superficie del sapone, ma ce la levo praticamente subito perché tanto questa è una pasta semidura, diciamo, non è mai, con il passare di un anno non mi sembra che sia variata la consistenza. Come vedete, ecco, io nonostante stia premendo è praticamente diventato molto duro, però se mi impuntassi si scaverebbe, quindi non è né una saponetta ma non è neanche una crema. Cominciamo con il prelievo, con il nostro pennello bello sbattuto, pennello che vi ricordo mi piace tanto perché è piccolino, questo ve lo potete portare veramente dappertutto, monta alla grande, c'ha queste punte morbidissime che non a tutti piacciono effettivamente. Io tempo fa feci un confronto tra lui e il Sagrada Famiglia della Yaki. Lo Yaki l'ho venduto perché per me aveva punte un pochettino troppo rustiche, non so se mi spiego. Questo invece è veramente un vellutino. C'è chi ha gusti diciamo contrari ai miei, che rispetto a questo preferisce lo Yaki. Vabbè, ragazzi, è soggettivo, insomma, è questo il bello. Allora, direi che ho prelevato anche troppo, mi vado a spalmare quello che è rimasto nella ciotola in viso. Già, come potete vedere, esce fuori una bella crema densa. Ok.
Bene, do giusto una sciacquata velocissima al barattoletto, immergo il mio pennello nell'acqua, giusto una puntina, e comincio con il montaggio. Questa formula di Gronluca, bello, mi levo gli orecchini intanto, Gronluca, bello, di Gronliga è purtroppo la precedente. Allora, io penso che continuino a produrli questi saponi in realtà, anche con la vecchia formula. Non ne sono sicuro al 100%, però li vedo ancora in vendita anche sul loro sito, quindi probabilmente non hanno dismesso la produzione. Però già tempo fa è uscita una nuova formula che vi ho portato in video. Vi ho portato anche quella e non mi ha fatto impazzire come questa. Questa ha un non so che, una grassezza, una facilità nel montaggio, un po' srasatura. Il tutto a un prezzo giusto. Quindi è un sapone che ho adorato da subito, sin dalla prima spennellata. Come potete vedere qui la crema è ancora bella densa, quindi devo addizionare acqua e vedrete come questa base di sapone veramente regge un'idratazione molto molto alta. Bisognerebbe fare le percentuali, tipo la pizza, idratazione 100%. No, meglio di no, se no poi diventa veramente un metodo scientifico. Lasciamo qualcosa al caso, alla sensazione. E ve lo dice uno che la scienza l'apprezza molto, però. Oh. Nel frattempo la fragranza non si è sprigionata più di tanto, non è cambiata, è sempre quella, però è presente, c'è, non è invasiva, ma c'è. Direi di aggiungere ancora acqua. Io se rivedo come montavo sti saponi l'anno scorso mi vengono i brividi. Dico, ma com'è possibile? Almeno personalmente penso di essere migliorato molto nei montaggi. Ma come vi ho già detto, insomma, non si nasce imparati. Perlomeno io con questo nuovo metodo, chiamiamolo, insomma, idratando bene il sapone, mi trovo meglio, piuttosto che lasciare un sottile strato fin troppo denso che va anche magari ad impedire il passaggio del rasoio e mi costringe a spingere ancora di più. Rendendo il passaggio della lama inevitabilmente più aggressivo. Guardate un po'. Mi sono anche sporcato il maglioncino, maledizione. L'avevo appena tirato fuori dal cassetto. Mannaggia. Vabbè, un po' d'acqua e se leva. Un'altra presa d'acqua e direi che possiamo cominciare a passare il nostro downer. Quante volte lo avete visto? Sto rasoio? Molte volte probabilmente. Non sarò certo io a farvelo scoprire molto probabilmente e sicuramente non vedrete da me come si usa al 100% alla perfezione. Anche perché il downer io ho un problema col downer e mo vi spiego pure qual è. Intanto direi che il montaggio si può concludere qui. Sono molto soddisfatto. Guardate che stratone proprio denso, coprente, fantastico. Allora, qual è il mio problema con il downer, ragazzi? Il mio problema è che io sono mancino, ok? Se lo chavette è simmetrico, quindi tu tiri su il manico, c'è questa piccola scanalatura per appoggiare il mignolo, ok? Lo sciavetto è simmetrico, quindi ha la lama che esce da entrambe le parti, quindi tu indipendentemente dalla mano lo puoi utilizzare. Il daune ha la lama solo da un lato, perché vi ricordo che il daune monta lame intere, non spezzate, lame quelle classiche per il DE. Ecco, se adesso lo prendo normalmente, ok? Così come andrebbe preso, lo prendo con la sinistra e io mi ritrovo a dovermi radere con il bottoncino. Direi che non è la cosa più adatta. Quindi cosa devo fare? O lo uso solo con la destra, non se ne parla, oppure faccio questa cosa.
e mi tocca usarlo quindi senza l'ausilio di questa piccola cosa. Non fa niente, si può utilizzare lo stesso, però mi dà fastidio. Vabbè, ecco perché non lo uso tantissimo, è proprio questione dei principi, mi dà fastidio. Maledizione. Allora, mi levo un attimino gli eccessi da qua, intanto guardate che veramente crema puffosa proprio. E cominciamo con il nostro Downy, sul quale ho montato una rapira Swedish Super Steel, la mette che sto utilizzando ormai, utilizzo ormai da parecchio. In questo periodo le ho ritirate fuori e mi piacciono molto, specialmente su Chavette. Ok. Allora, non lasciatevi ingannare dalla forma della testina del Downy, perché non è, sembra un rasoio di sicurezza, sembra un normale double edge, ma non fa niente con la lama. Non so se riesco a farvelo vedere, ma la lametta all'interno della testina non viene piegata. La lama è quasi come su uno Chavette, quindi quasi viva sulla pelle. Una piccola barra di sicurezza c'è, effettivamente aiuta, però ecco, non lo considererei uno, come ho sentito dire da qualche parte, uno Chavette di sicurezza. Molto efficace. Io continuo a sciacquare, sto levando veramente il Vietnam. Una volta azzeccato l'angolo è dolcissimo. La primissima volta che l'ho utilizzato, come con tantissimi altri rasoi, mi ci sono scartavetrato ovviamente. Dopo 2 o 3 utilizzi l'ho imparato. Ecco perché in video non vi porto mai rasoi al primo utilizzo, ragazzi, perché non è che sono mandrache, ecco. Non mi va di mettermi a fare lo splendido a dire ecco subito il rasoio, questa recensione lo uso solo una volta. No, con me perlomeno non funziona così. Ho bisogno di studiarmelo un po' di più. Stesso discorso vale per i pennelli, per i saponi, eccetera. Preferisco portarveli in video dopo averli provati un pochettino. Poi capisco che ci sia chi ha molta più esperienza di me, che gli basta un utilizzo per capire il prodotto e ci sta. Parliamo magari di gente che ha molti più anni, che pratica, eccetera. Allora adesso passo alla mano destra, quindi ecco qua. Posso utilizzarlo come un normale cristiano, come un destrorso. Che poi io sono stato fortunato, perché quando ero piccolo, ragazzi, io andavo dalle suore a scuola. Ho fatto asilo, elementari e medie dalle suore. Sapone che scorre tantissimo. Veramente bella scorrevolezza. E io so storie, anche che ne so, il papà di qualche mio amichetto, che da piccolo era mancino, e le suore lo costringevano a scrivere con la mano destra perché la sinistra è la mano del diavolo. Per fortuna non ho avuto questo trattamento, insomma, sono stato fortunato, ho trovato, insomma, lì è sempre stato un bell'ambiente, molto... Non mi viene la parola in italiano. Vorrei dire caring. Insomma, si sono sempre presi cura di me, di noi, di tutti. E per fortuna sembra, perlomeno lì, che non ci sia più questo vecchio retaggio, ragazzi, perché insomma dai, voglio dire, no, è un po' una cazzata, non voglio offendere nessuno, però insomma la sinistra è la mano del diavolo, sarà che sono la parte interessata, però insomma, se uno nasce con questa predisposizione è giusto che continui così, altrimenti è pure una forzatura. Allora, prima passata andata senza nessun tipo di problema, anzi, quindi facciamo una seconda mano di vernice, di sapone e via.
E quindi gli stavo raccontando queste suore. Io avevo la mia suora delle elementari, suor Patrizia, grandissima, che è tanto che non la vedo ormai. Ho avuto tante suorine che mi hanno insegnato le cose, ecco. Però ho avuto pure i traumi, non ve lo nascondo. Cioè, allora vi dico solo questa, quando eravamo bambini, allora, se era piccolo, tipo all'asilo, asilo barra primi anni delle elementari, si andava dopo scuola, insomma, dopo la mattina di lezione, si andava al refettorio, alla mensa, si mangiava e dopo c'era la sala teatro, ok? Quindi andavamo lì, stavamo per una mezz'oretta, un'oretta, non mi ricordo quanto, si guardavano i cartoni, poi si andava in giardino a giocare. Bello ragazzi, bellissimi ricordi, però quando ci comportavamo male in sala teatro, venivano le suorine e ti dicevano: guarda che se ti comporti male, dietro al palco c'è Suor Eustachia. Suor Eustachia è una suora, vabbè, ovviamente è finta, è una leggenda. Suor Eustachia era questa suora che mangiava i bambini se si comportavano male. Quindi anche un po' comunista questa suora, devo dire. E io per anni ho avuto il trauma, ragazzi, io non riuscivo ad andare dietro il palco. Perché vedevo le scalette che portavano lì dietro, rabbrividivo proprio. E c'è sempre stato, anche quando sono cresciuto, dopo aver realizzato che era una cavolata, eppure mi rimaneva quel senso di che c'è questo fantasma che aleggia dietro al palco di Suor Eustachia. Ma porca miseria, no? Ma se può traumatizzare il ragazzino così? Mannaggia. L'unica cosa forse che gli posso veramente rinfacciare alle suorine, ecco, Suor Eustachia, maledetta, se ci ripenso mi vengono i brividi. Maledizione. Ok, seconda passata, ci siamo. Non pensavo che avrei mai raccontato la storia di Suor Eustachia a qualcuno in video, vabbè. Incredibile, vabbè, ma questo prendetelo come mio regalo nei vostri confronti per esservi iscritti al canale. Mamma mia, Suor Eustachia. Vabbè, sorvoliamo. Allora, seconda passata e poi direi che ci fermiamo perché sti cavoli. Allora. Sentite come anche senza applicare la minima pressione il pelo viene comunque reciso. Reciso! Non va usato con l'angolo troppo chiuso questo downer, perché se no fate come ho fatto io, ossia le scartavetrate. Vi direi, in base alla zona, di giocare con un angolo compreso tra i 30 e i 45 gradi. Tra l'altro oggi non voglio fare una rasatura neanche troppo profonda perché ho delle cose che voglio provare in privato. E se ogni volta arrivo a sto cacchio del BBS estremo, impazzito, incredibile, non mi ricresce la barba, cioè ci mette 2-3 giorni per diventare ritagliabile nuovamente. Quindi preferisco rimanere un pochettino indietro con il BBS e potermela fare il giorno dopo per testare altro. Se no veramente qui mi faccio la barba solo quando faccio i video e no. Questa è proprio una cosa che mi sono promesso, nonostante i video, mantenere le sbarbate in privato. Perché mi piace un sacco fare i video, mi diverto. Però la sbarbata in privato per me è sacra, ragazzi, sacra. Non si tocca. Oh, sto daunetto lavora da paura. Benissimo, pensavo di aver perso un po' l'abitudine, invece una volta capito le ultime parole famose, qua ve lo dico, non ve lo nego, no. Mi sgarro, vedete.
se imparassi magari a stare un po' zitto mentre mi passo la lama sul viso. Il video della settimana scorsa mi ha dato molto le vibes dei primissimi video sul canale. Con questa parlata molto più pacata, molto più lenta. Non è per niente, ma lì, quando stavo in Spagna, ragazzi, tipo registravo che erano... Cioè, dipende, non registravo mai di giorno, però registravo sempre di notte. Ero il Batman della rasatura, incredibile. A volte mi sono ritrovato a registrare tipo a mezzanotte, luna di notte, che spettacolo, ragazzi, spero che ricordi. Qui questa cosa non la potrei fare e mi tocca registrare di giorno quando non c'è nessuno in casa, ovviamente. Poi quelle poche volte che c'è qualcuno devo stare giustamente tranquillo, un pochino più. Quando sono da solo, sono libero, mi posso scatenare. Proprio furia il tonsore del West, vai. Mi piace sta testina piatta del Downy perché arriva dappertutto. Arriva dappertutto senza problemi. Ok. Facciamo qua sotto. Basta, sì, dai. Ripeto, non sono liscio al 100%, ma devo provare, voglio provare delle cosine in privato, quindi resto con questo risultato che comunque è assolutamente pulito, soddisfacente. Giusto un'ultima cosina qua. Ok, qua. E qua. Senza sapone perché tanto mi è rimasto il residuo. Bello sto sapone, raga. Bello, bello. Non posso dirlo abbastanza, veramente. Come dicono in inglese, I can't stress this enough. Non posso stressarvi abbastanza con questa cosa. Non è l'esatta traduzione, però vabbè. Questo è il residuo di sapone che è rimasto nel pennello e direi che ci siamo, ci piace. Non ho fatto un grandissimo prelievo, però ancora c'è schiuma in abbondanza. Scusate se è poco. Questo ci mettiamo qua. Mi sciacquo il viso e torno da voi. Vabbè. Benissimo. E dopo una bella sciacquata con acqua fredda, a sto giro sono andato proprio di acqua bella fredda, che vi posso dire? Vi posso dire che sono soddisfatto, che è stata una bella sbarbata e che potete acquistare il sapone su Vanity Stock. Poi come al solito vi lascio il link in descrizione per tutti i prodotti che uso nei video. Ci sono, vi ricordo, i link referral, quindi se acquistate tramite quei link io riceverò una percentuale, ve lo dico per trasparenza chiaramente. E allora ho acquistato sì il sapone, l'ho acquistato su Vanity Stock, al momento lo trovate in vendita solo lì e mi è pure cascato il cartoncino del tappo, vabbè. Il Downy anche l'ho acquistato su Vanity Stock tempo fa, inizio anno, perché c'era uno sconto, insomma 25% su tutto quanto, quindi ne ho approfittato, comprai lui, il Fatip, sì, ho fatto un bel acquistino di rasoio, comprai lui, il Fatip e il Magic, tanta roba, costa veramente, già non scontato, costa veramente 2 soldi. Poi ho acquistato questo su AliExpress, vi lascio il link, lì non ci sono referral perché AliExpress non concede link referral per quanto io sappia, perlomeno non credo rilasci questo tipo, non faccia questo tipo di iniziative, poi penso sarebbe complicatissimo, vabbè. Come dopo barba ci mettiamo un qualcosa che riprende appunto la profumazione al sandalo di questo Beard Off di Gronliga, ossia Sua Maestà la Proraso Rossa. Raga, è arrivato il momento, sotto i 15 gradi, pure sotto i 10 direi, però oddio, ci stanno 15 gradi adesso, 15-16 fuori in realtà, però basta, oggi solo il sandalo e quindi mi va la Proraso Rossa che ti lascia pure questa sensazione un po' untina sul viso, ma quanto è buono, mamma mia. Mi sa proprio di, non lo so, di familiarità, di Natale a casa, non lo so, magari a me
mi riporta a qualcosa di vecchio, anche se questa diciamo non è una fragranza che ha fatto parte della mia infanzia, eppure mi fa venire la nostalgia per qualcosa che non conosco, non lo so, o che non ricordo, chi lo sa. Vabbè, ragazzi, è sbarbata super soddisfacente, che ve devo dire? Poco altro, vi ho detto tutto. Io vi ringrazio nuovamente, anzi, per gli 800 iscritti, grazie per essere ancora con me. Mi raccomando, continuate a iscrivervi, arriviamo forza a sti 1000 iscritti, vamos! E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!